Benvenuti e bentornati sul canale. Per chi non mi conosce, io sono Sonia e qui realizzo tutorial dove ti insegno a realizzare capi d'abbigliamento ed accessori. Oggi andremo a realizzare questo maglione. Io l'ho pensato, l'ho voluto fare così rosso perché siamo in periodo natalizio, ma il rosso va bene comunque tutto l'anno. E naturalmente se voi volete potete cambiare il colore, non ci sono nessunissimo problema. Per realizzare questo maglione io mi sono basata sulle mie misure, quindi io sono più o meno una taglia S, ma ho realizzato un video appositamente per voi dove vi spiego come andare a calcolare le maglie dal campione che realizzerete voi in modo da sapere quante maglie ci saranno in tot centimetri, in modo che anche voi potete realizzare questo stesso maglione però di una taglia diversa, oppure perché state andando a utilizzare un filato diverso dal mio, dovete un attimino riadattare le maglie. Ecco, nel tutorial che vi lascio qui sopra vi spiego tutto, sia come calcolare quindi il numero di maglie, sia come calcolare i numeri di giri necessari per fare il maglione. Detto questo, il maglione ha il colletto fatto così col bordino, sia quindi nello scollo del collo, sia nei polsini e sia qua giù in vita. L'ho realizzato con un punto molto elastico, quindi come vi accennerò nel tutorial, io soprattutto per la parte qui del corpo ho aggiunto 10 cm in più. Detto questo, vi lascio direttamente al tutorial. Ma prima, se ancora non sei iscritto, ti invito ad iscriverti e ad attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica. Di lasciare un like è molto importante, così riesci a far capire alla piattaforma YouTube che i miei video ti piacciono, sono interessanti e li propone sempre più spesso sia a te che ad altri nuovi utenti. E in più, se vuoi seguirmi anche su Instagram, mi trovi come 1000 Creazioni Sonia. Per realizzare il maglione in taglia S io ho utilizzato 400 g di filato. Ho utilizzato questo filato in Laponia con 70% lana e 30% alpaca, ma è un filato che io ho preso al mercato a Torino, quindi se sei di Torino e vuoi prendere il mio stesso filo, puoi scrivermi tranquillamente nei commenti che ti rispondo. Se invece vuoi andare a modificare il filo, ti lascio qui un piccolo video tutorial dove ti faccio vedere come andare a calcolare il numero di maglie da poter avviare su questo tipo di maglione tranquillamente con il campione che avrai realizzato tu. Quindi ti serviranno semplicemente le misure del tuo campione, anche se hai un filo diverso dal mio. Io poi sono andata a utilizzare un uncinetto numero 6 e poi ci servirà anche un metro da sarta, dei marcapunti, ago da lana e forbici. Queste sono le misure che ci serviranno per realizzare il nostro maglione. Queste misure sono tutte prese dalle mie di misure che più o meno porto una taglia S. Io ho preso la circonferenza del mio seno e l'ho divisa per 2 perché andremo a lavorare a pannelli. Siccome il punto che andremo a fare è un punto che rimane elastico, ho deciso di aumentare di 10 cm e quindi andrò a lavorare un totale di 50 cm di giri. Perché per questo maglione non andremo a lavorare dalla vita verso le spalle, ma andremo a lavorare dalla spalla alla vita all'altra spalla, quindi andremo a lavorare in verticale e non in orizzontale. Poi ci servirà lo scollo, nel mio caso 22 cm, lo scollo andrà soltanto nella parte di davanti, nel retro andremo a lavorare un unico pannello senza scollo. Poi ci serve la larghezza delle spalle, 14 cm, e la lunghezza della manica, 42 cm. Quindi ricordatevi che per calcolare le maglie iniziali non dovete andare a prendere la circonferenza del seno o della vita, ma bensì altezza spalla-vita. Dovete calcolare quante maglie avviare in base a questi centimetri. Io ho già realizzato la parte sia di davanti e sia del retro del maglione. Quindi questa è quella del retro, come potete vedere è un pannello lavorato sempre uguale, mentre invece la parte del davanti è
praticamente un pannello come quello del retro, però ho realizzato uno scollo. Adesso io andrò a realizzare queste due parti in formato più piccolino, quindi io vi dirò tutte le maglie in centimetri che io sono andata ad avviare, in modo che voi potete farlo comunque nella giusta dimensione. Però io, per comodità, in modo da farvelo vedere anche poi bene, inquadrato bene, perché come potete vedere qui non viene inquadrato bene, ve lo faccio in formato campione. Sia il retro e sia il davanti del maglione, i centimetri e le maglie sono uguali. L'unica differenza tra le due parti è che nella parte di davanti appunto c'è lo scollo, mentre nella parte del retro si lavora tutto uguale. Prima di proseguire vi ricordo nuovamente che il numero di catenelle, il numero di maglie che io vado ad avviare è calcolato in base alla mia taglia, alle mie misure e in base al mio filo. Quindi vi ricordo che ho fatto un tutorial tecnico su come andare a calcolare le maglie da avviare dal vostro di campione, quindi dal vostro campione, dal vostro filo. Quindi se non l'avete ancora visto e non sapete come andare a calcolarlo, ve lo lascio qui in alto, potete cliccarci e vi riporta a quel tutorial. Adesso dobbiamo andare quindi ad avviare un totale di 56 catenelle. Ricordatevi che io lavoro in campione, quindi le maglie che vedete qua non sono quelle che ho avviato veramente per realizzare la parte del retro del maglione. Una volta che avete avviato le 56 catenelle, andiamo a girare il lavoro e dobbiamo andare a fare 5 maglie bassissime. Una, due, tre, 4 e 5. Fate le 5 maglie bassissime, dobbiamo proseguire a fare 50 maglie basse. Arrivate a fine giro, questo è come si presenta il primo giro. Adesso dobbiamo andare a lavorare tutte le maglie in costa retro, per tutto il lavoro e per tutto il maglione. Quindi dobbiamo andare a ripetere il giro uguale. Quindi adesso che siamo da questa parte andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo le 50 maglie basse in costa retro, per poi finire con le 5 maglie bassissime sempre in costa retro. Quindi per lavorare in costa retro vedete che la nostra maglia è formata da due costine, questa e questa, noi solitamente le prendiamo tutte e due. Ecco, per lavorare in costa retro noi dobbiamo prendere solo questa qua del retro, questa costina qui. Lavoreremo in questo modo quindi per tutto il maglione. Abbiamo lavorato le nostre 50 maglie basse e ci rimangono le ultime 5 maglie che dobbiamo andare a lavorare a maglie bassissime. Questo giro è leggermente un pochettino più complicato da lavorare per via delle maglie bassissime, ma già dal giro successivo andare a lavorarle sarà molto più semplice. Quindi anche le maglie bassissime vanno lavorate in costa retro. Consiglio: tentate di andare a lavorare le maglie bassissime leggermente più larghe in modo da facilitarvi l'entrata dell'uncinetto.
Arrivati a questo punto, i giri che noi dobbiamo andare a lavorare sono sempre uguali. Dobbiamo andare a fare un totale di 66 giri di 50 maglie basse e 5 maglie bassissime. Per lavorare questi giri dobbiamo andare a lavorare le maglie così come noi le troviamo nel giro sottostante, quindi in questo caso andremo a lavorare nuovamente 5 maglie bassissime e poi 50 maglie basse. Nel giro successivo ancora andremo a lavorare 50 maglie basse e 5 maglie bassissime, quindi fino ad arrivare a un totale di 66 giri. Una volta quindi che avete realizzato i 66 giri di maglie basse, questo è il risultato. Vi dovete trovare un pannello come questo. Il mio pannello misura 41 cm per 46 cm di altezza. Io ve l'ho messo in questo modo, ma questo qui è il bordino che andrà in vita, quindi il maglione sarà così. Dovrete ritrovarvi il vostro lavoro in questa maniera, vedete? Il bordino risulta nel basso. Adesso andiamo a vedere come realizzare la parte di davanti e quindi come andare a realizzare lo scollo. Per realizzare la parte di davanti dobbiamo iniziare il nostro lavoro come abbiamo fatto per la parte del retro. Quindi per la parte della nostra spalla il lavoro sarà identico al retro. Quindi andiamo a avviare 56 catenelle e poi andiamo a fare 5 maglie bassissime e 50 poi maglie basse, sempre poi andando ad alternarle giro per giro e lavorare sempre a maglia in costa retro. Quindi la prima parte, i primi 20 giri sono uguali al retro. Quindi una volta che abbiamo realizzato i nostri 20 giri di maglie basse, dobbiamo andare a iniziare a fare le diminuzioni per lo scollo. Quindi adesso andiamo a lavorare 5 maglie bassissime e poi 48 maglie basse. Andrò a saltare 2 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 maglie bassissime e adesso vado a lavorare le 48 maglie basse. Una volta che avete lavorato le 48 maglie basse, il lavoro si presenterà in questo modo. Queste 2 maglie non le dobbiamo lavorare. Adesso dobbiamo proseguire a realizzare il prossimo giro e nuovamente a fare delle diminuzioni. Questa volta le diminuzioni andranno a inizio giro. Quindi non vado a fare la catenella per girare il lavoro, giro direttamente il lavoro e salto la prima maglia bassa. Nella maglia successiva vado a fare una maglia bassissima e poi proseguo a lavorare le mie maglie basse in costa retro fino ad arrivare poi alle ultime 5 maglie bassissime. Adesso dobbiamo andare a fare un totale di 46 maglie basse. Se volete facilitarvi in questo caso il lavoro, potete con un marcapunti andare a segnare la prima maglia bassa di questo giro, perché poi durante la lavorazione la maglia bassissima che abbiamo fatto potrebbe trarre un attimino in inganno. Quindi noi segniamo la maglia bassa e così per il prossimo giro sappiamo già dove dobbiamo andare poi a contare le maglie da saltare. Quindi proseguiamo facendo le 46 maglie basse. Siamo arrivati a fine giro, quindi noi adesso dobbiamo andare a lavorare praticamente il giro come il 21esimo. Ripetere il 21esimo giro, però saltando nuovamente 2 maglie a fine giro. Quindi invece che 48 maglie, noi dovremo avere 42 maglie, perché naturalmente ricordatevi che saltiamo 2 maglie in ogni giro. Quindi catenella, vado a realizzare 5 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi adesso appunto vado a lavorare 44 maglie basse. Perché? Perché ho un totale di 46 maglie basse, ma devo saltare le ultime 2 maglie e quindi devo lavorare un totale di 44 maglie.
Sono arrivata a fine giro, vedete qua la maglia marcata è la prima maglia del giro sottostante e io quindi vado a saltare questa e questa maglia. Arrivati a questo punto devo andare a lavorare il giro come ho lavorato il 22esimo giro. Quindi vado, salto la prima maglia senza realizzare la catenella per girare. Quindi giro il lavoro, salto la maglia, nella successiva vado a fare una maglia bassissima. Nell'altra proseguo andando a lavorare 42 maglie basse. Finito il giro devo andare a fare l'ultimo giro di diminuzioni, quindi andrò a fare 5 maglie bassissime e andrò a lavorare 40 maglie basse, saltando sempre 2 maglie a fine giro. 1, 2, 3, 4, 5 e adesso 40 maglie basse. Sono arrivata a fine giro, vedete qui ho lasciato questa e questa che sono le ultime 2 maglie basse, questa era la maglia bassissima quindi non la dobbiamo contare. Arrivati a questo punto devo andare a lavorare 16 giri di 40 maglie basse e 5 maglie bassissime. Quindi vado a ripetere i giri lavorando come trovo le maglie, quindi se trovo prima faccio le 5 maglie bassissime e poi le 40 maglie basse. Nel giro successivo farò le 40 maglie basse e poi le 5 maglie bassissime del bordino. Quindi faccio una catenella, giro il lavoro. Per facilitarvi poi nel conteggio delle maglie potete andare a marcare questo giro, quindi tolgo il marcapunto da qui che non mi serve più e lo inserisco qui in modo da poi andare a facilitarmi il conto delle maglie e non contare quest'altro giro che in realtà è una diminuzione. Abbiamo concluso quindi di lavorare i nostri 16 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo iniziare nuovamente a fare gli aumenti, quindi nell'ultimo giro di maglie basse che noi abbiamo realizzato andiamo a lavorare anche 3 catenelle. Una catenella ci servirà per girare il lavoro, le altre 2 saranno l'aumento del giro successivo. Quindi giro il mio lavoro e vado a lavorare le 2 catenelle a maglia bassa. 1, 2. A questo punto vado a lavorare tranquillamente, come ho sempre fatto in costa retro, le 40 maglie basse più alla fine le 5 maglie bassissime. A fine di questo giro abbiamo nuovamente 42 maglie basse. Adesso vado a fare una catenella e vado a realizzare di nuovo le 5 maglie bassissime e poi 40 maglie basse. Una volta che avete realizzato le 40 maglie basse rimangono 2 maglie. In queste 2 maglie dobbiamo andare a fare un aumento. Quindi vado a lavorare 2 maglie basse in ogni maglia. Primo aumento fatto e anche il secondo e così abbiamo un totale di 44 maglie basse. Adesso dobbiamo andare, come abbiamo fatto prima, a fare 3 catenelle, come prima sarà la base per l'aumento del giro successivo. 2, 3, giro il lavoro e vado a lavorare le 2 catenelle. Ricordatevi che una catenella serve sempre per girare il lavoro. Adesso vado a lavorare le maglie basse in costa retro e poi le 5 maglie bassissime, quindi proseguo a lavorare come ho sempre fatto il mio giro. A fine di questo giro avrò un totale di 46 maglie. Scusatemi, alla fine di questo giro avrò un totale non di 46 ma di 48 maglie basse. Arrivati quindi a questo punto dobbiamo andare a fare l'ultimo giro di aumenti, quindi vado a lavorare le 5 maglie bassissime e poi vado a lavorare
46 maglie basse. Lavorate le 46 maglie basse, vedete, avanzano 2 maglie. In queste 2 maglie devo andare a fare un aumento, quindi un aumento in una maglia, un aumento nell'altra. Quindi un aumento vuole dire che vado a lavorare nella stessa maglia 2 maglie basse. Lavorati quindi i 2 aumenti, abbiamo finito con i giri appunto di aumenti e dobbiamo avere nuovamente un totale di 50 maglie basse. Adesso devo andare a lavorare come ho lavorato la prima parte, quindi altri 20 giri di 50 maglie basse e 5 maglie bassissime. Quindi catenella, giro e lavoro e inizio a lavorare le mie maglie. Come sempre potete in questa maglia andarla a marcare, così vi segna l'inizio dei giri che poi dovete contare, quindi l'inizio dei 20 giri. Questo è il risultato che dovete avere, naturalmente più grande, quindi le 2 spalle, le diminuzioni e gli aumenti e poi il centro dello scollo. Nel mio caso sono 16 cm di spalle sia da una parte che dall'altra e 20 cm per lo scollo. I 20 cm sono compresi sia degli aumenti che delle diminuzioni e dalla parte centrale qui. Adesso dobbiamo andare a realizzare la manica. Questa è la mia prima manica conclusa che poi andrà piegata in questo modo e quindi poi cucito sul lato. Per realizzare la manica io ho avviato un numero di 51 catenelle e ho realizzato un totale di 36 giri. Per realizzare la manica è uguale a come vi ho fatto vedere per il retro del maglione. Il procedimento è uguale, dobbiamo sempre andare a realizzare dei giri uguali. Quindi partiamo con il nostro primo giro, quindi le catenelle, per poi tornare indietro facendo 5 maglie bassissime e 45 maglie basse. Nel giro successivo 45 maglie basse in costa retro e 5 maglie bassissime, di nuovo 5 maglie bassissime e 45 maglie basse in costa retro, così via fino a che non arrivate a un totale di 37 maglie. Nel mio caso la mia manica misura in lunghezza circa 43 cm e invece in altezza circa 25 cm. Una volta che avete quindi realizzato anche le maniche, ci ritroviamo a dover andare a cucire le spalle per poi andare a realizzare lo scollo, quindi il bordino, l'elastico qui nello scollo. Quindi andiamo a prendere il nostro filo e di nuovo il nostro uncinetto e andiamo a fare un cappietto iniziale. Per andare a cucire i maglioni solitamente si mette dritto contro dritto, quindi si fa la cucitura nel rovescio. Ma siccome questo punto non ha un dritto e non ha un rovescio, potete metterlo come volete e poi una volta che siete andati a cucire, questo diventerà il rovescio del lavoro. Quindi messo così, vedete, io ho messo la parte del retro, la parte in alto è quella delle spalle e la parte di davanti ugualmente quella delle spalle. La parte con il bordino con l'elastico sta in basso. Quindi fatto il mio cappietto, prendo la parte in questo caso del davanti, entro nell'ultima maglia che ho realizzato, prendo la parte del retro ed entro ugualmente nell'ultima maglia. In questo modo prendo il mio cappietto, lo faccio passare all'interno delle maglie e a questo punto faccio una catenella e ho bloccato il mio filo. Adesso giro per giro io vado a lavorare maglie bassissime. Ricordatevi che dovete lavorare giro per giro.
Se vi va meglio potete poi andare, faccio vedere, con un marcapunti a segnare qui l'ultimo giro che dovete andare a lavorare insieme. Quindi guardate bene, sistemate bene il lavoro e andate a segnare anche l'altro giro, quindi sia davanti sia retro, li unite insieme, così sapete che a questo punto vi dovete bloccare e tagliare il filo. Arrivate alla fine potete togliere il marcapunti se l'avete inserito e andiamo a lavorare l'ultimo giro. Una catenella e posso tagliare il filo. Devo ripetere questo procedimento nell'altra spalla. Ho finito quindi di cucire tutte e due le spalle e ho girato il mio lavoro, vedete, è sul dritto. Adesso devo andare a fare un primo giro a maglia bassa intorno a tutto il mio colletto. Quindi cosa faccio? Faccio un cappietto con il mio filo, entro in una maglia, io vi consiglio di entrare qui nel laterale o comunque sul retro, in modo che poi la chiusura del colletto non si veda. Io andrò a entrare in una maglia qui davanti in modo da potervelo far vedere bene. Quindi entro in una maglia, quindi in uno dei giri, prendo il mio cappietto e lo faccio passare all'interno, faccio una catenella, rientro nello stesso punto e faccio il mio primo punto basso. Arrivata a questo punto io ho fatto un punto basso e devo andare a fare una diminuzione, quindi entro nel giro successivo, prendo il filo, lo porto all'esterno, entro nel giro successivo, prendo il filo, lo porto all'esterno e chiudo tutti e tre le asoline che ho nell'uncinetto e ho fatto la prima diminuzione. Adesso vado a fare di nuovo nel giro successivo una maglia bassa e nel giro successivo ancora una diminuzione, quindi entro nel giro, prendo il filo, lo porto all'esterno, entro nell'altro giro, prendo il filo, lo porto all'esterno, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole. Devo proseguire in questo modo per tutto il giro, quindi per tutto il mio scollo. Una maglia bassa e una diminuzione. Questo perché? Perché sennò il collo tende a rimanere largo, quindi per andare a restringerlo leggermente faccio il primo giro con delle diminuzioni in modo da proprio andare a diminuire le maglie. Sono arrivata a fine giro che ho realizzato una diminuzione, ma in questo passaggio le maglie possono anche cambiare leggermente. Io ho un totale quindi di 38 maglie nel mio scollo. Una in più, una in meno non succede niente, quindi se finite con una maglia bassa o come nel mio caso con una diminuzione va bene uguale. Adesso quindi abbiamo finito il nostro giro, vado a fare una maglia bassissima di chiusura nella prima maglia bassa che ho realizzato. Quindi entro nella maglia, prendo il filo e vado subito a chiudere. Adesso dobbiamo andare a fare il nostro bordino. Come abbiamo realizzato il bordino qui, quindi alla base in vita del nostro maglione, lo andiamo a realizzare anche nel collo. Se voi non volete realizzarlo potete chiudere il collo così oppure andare a fare un altro giro a maglia bassa. Quindi per realizzare il nostro bordino vado ad avviare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Perché 5? Allora, noi nella vita, nel bordino alla vita, abbiamo lavorato 5 maglie bassissime. Nel bordino qui nel collo andremo a lavorare 4 maglie bassissime, quindi la quinta è semplicemente per andare a girare il lavoro. Perché vado a realizzare una maglia bassissima in meno? Semplicemente per una questione di estetica, perché il bordino qui sul collo sembrerà leggermente più alto, più grande rispetto a quello in vita. Quindi per andare a camuffare, a farlo sembrare uguale a quello in vita, ho deciso di andare a fare una maglia in meno.
Voi potete fare quindi 5 maglie bassissime, come potete farne 4, come potete farne anche 3 o anche di più. Quindi una volta che ho avviato le mie 5 catenelle, salto la prima che ci servirà per andare a girare e nelle successive 4 lavoro 4 maglie bassissime. In questo caso tento di lavorare il più largo possibile perché il primo giro è molto complicato poi. Scusate, il secondo giro è molto complicato poi andare a ribeccare bene la maglia. Quindi lavorate il più largo possibile. Noi abbiamo fatto il primo giro, a questo punto ci dobbiamo unire alla base, quindi noi abbiamo lavorato in questa maglia, ci spostiamo nella maglia successiva, andiamo a fare una maglia bassissima, queste le andiamo a fare il più strette possibile, una catenella e devo adesso andare a girare il lavoro. Salto qui la maglia bassissima che ho fatto di unione proprio al maglione, la salto e lavoro nelle altre successive maglie e faccio di nuovo 4 maglie bassissime in costa retro. 1, 2, 3, 4. Adesso vado a fare una catenella, giro il mio maglione e vado a realizzare nuovamente 4 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4. Vedete, sono di nuovo alla base del mio collo. Quindi salto questa maglia perché l'abbiamo già lavorata e in questa maglia, nella maglia successiva, vado a fare una maglia bassissima. Di nuovo una catenella, salto la maglia bassissima appena fatta e vado a lavorare in costa retro nelle 4 maglie bassissime, sempre lavorando maglie bassissime. Catenella, giro il lavoro e lavoro 4 maglie bassissime. Arrivati a questo punto sono di nuovo alla base, quindi salto questa maglia, lavoro una maglia bassissima nella successiva, quindi mi attacco alla base. Devo lavorare in questo modo per tutte le maglie del mio scollo. Una volta che arrivate a questo punto vi faccio vedere come andare a chiudere. Ho realizzato il colletto per tutto il mio scollo, quindi sono arrivata qui alla fine. Devo andare a fare un ultimo giro di maglie bassissime, quindi una catenella, giro il lavoro e vado a realizzare le mie 4 maglie bassissime. Faccio una catenella e taglio il filo. Arrivati a questo punto io in realtà vado ad unire le mie 2 estremità con l'ago da lana, non più con l'uncinetto. Quindi ago da lana messo, entro nella maglia e prendo la maglia iniziale del primo giro. E adesso vado a chiudere. Prendo la seconda maglia e poi la maglia nell'altra estremità. Maglia e maglia. Così finché non arriviamo appunto a chiudere tutte e 4 le nostre maglie. Una volta chiuse, entro qui alla base. In questo modo. Porto il mio ago all'interno del mio colletto e vado a chiudere, quindi a fare un nodino per bloccare il filo e poi ripasso nelle maglie per andare a nascondere
l'estremità del filo e poi poterla tagliare in sicurezza. Il nostro colletto è concluso. Queste sono le mie 2 maniche. Sono andata a segnarmi la metà con il marcapunti. Quindi sono un totale di 37 giri, quindi 18. Nella 19ª riga ho messo i marcapunti e poi ho contato di nuovo altre 18 giri. Ugualmente per l'altra manica. I marcapunti ci serviranno perché dove ci sarà il marcapunti andrà in corrispondenza della cucitura della spalla per andare appunto a cucire le nostre maniche alle spalle del nostro maglione. Io sono andata quindi a riaprire il mio maglione e a posizionarlo a rovescio in modo che si vedano le cuciture e ho posizionato poi al fianco le 2 maniche. Il marcapunti centrale deve stare in corrispondenza della cucitura della spalla. Infatti io, come potete vedere, sono già andata a bloccare le maglie, quindi ho bloccato con il marcapunti centrale, l'ho bloccato alla cucitura e poi le estremità delle 2 maniche le ho bloccate al davanti e poi al retro del maglione. Nel fianco devono esserci 38 maglie nel mio caso, quindi devono essere 38 maglie in questo fianco, in quel fianco più in alto, in quell'altro e in quell'ancora. Il numero di maglie deve essere sempre 38. Adesso non è ancora cucito, ma questo è più o meno come verrà il maglione una volta andate a cucire i fianchi e le maniche. Adesso vi faccio vedere come andrò a cucire io le maniche, che le lavorerò nuovamente come ho cucito le spalle, quindi con un punto bassissimo, e poi dovete andare a fare la stessa cosa partendo dal fianco del maglione e per proseguire poi lungo la manica fino ad arrivare al polsino. Allora ci siamo nuovamente spostati nel piano lavoro. Questa è la manica. Vedete, qui c'è la parte della spalla con poi lo scollo del collo e il colletto. Vi faccio vedere come andare quindi a cucire la manica al maglione e poi le altre cuciture le fate da soli, perché io andrò a realizzare sempre la stessa cucitura che vi farò vedere anche ora. Se poi voi volete, invece di utilizzare una cucitura con l'uncinetto, quindi a punto bassissimo come farò io, potete tranquillamente andare a cucire con l'ago. Allora, io ho già realizzato il mio capietto iniziale. Come ho fatto per le spalle, vado e mi inserisco nella maglia marcata, in questa, che in questo caso è del retro del mio maglione, e poi vado a inserirmi nella prima maglia della manica. In questo modo prendo il mio capietto, lo faccio passare all'interno e vado a fare una catenella. A questo punto posso andare a iniziare a lavorare maglie bassissime. Ogni maglia corrisponde a un giro. Quindi prendo la maglia del maglione e vado poi a lavorare un giro della manica. E realizzo la mia cucitura in questo modo a maglia bassissima. Quindi la realizzo fino ad arrivare all'altra estremità. Una volta arrivata all'altra estremità faccio una catenella e posso tagliare il filo. Io sono arrivata a metà, quindi dov'è la cucitura della mia manica. Quindi entro nella cucitura e poi nel giro della manica
e faccio la mia maglia bassissima. E adesso proseguo, vedete qui ci sono le maglie che si vedono bene, a lavorare appunto bassissimo. Sono arrivata a fine della mia cucitura, faccio una catenella e posso andare a tagliare il filo. Adesso poi andate a cucire anche l'altra spalla, come l'altra manica, come vi ho fatto vedere io. E poi una volta cucite le maniche alle spalle, andate a cucire, si vede bene qui, come vi ho indicato prima, il fianco del nostro maglione e poi qui il laterale della manica fino al polsino, sempre utilizzando lo stesso metodo con cui abbiamo cucito le spalle e la manica alle spalle, quindi con la maglia bassissima. Eccoci qua, ci siamo di nuovo trasferiti per terra in modo che io possa farvi vedere bene come è venuto il maglione, perché ahimè sulla scrivania non c'è spazio, non sarei riuscita a farvelo vedere bene, e quindi questo è il maglione una volta concluso. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, nuovamente vi ricordo di lasciare un like, così mi aiutate tantissimo, e noi ci vediamo al prossimo tutorial.